avete visto la copertina e avete letto il titolo del video. Mi sembra abbastanza chiaro di cosa andremo a parlare oggi. Ora, chi sta sul canale da un bel po' sa già che abbiamo parlato di Linux, però diciamo che ai tempi l'ho presa con un approccio molto da principiante perché ai tempi anche le mie conoscenze riguardo a questo mondo erano pari a zero in confronto a quello che ho approfondito nel corso degli anni successivi. E in più diciamo che ho teso a prendere letteralmente parti del video di Yauntek sul gaming su Linux e letteralmente copiarle paro paro, con la mia incredibile mente da undicenne. Bene, Ci oggi sono qui io per ad far vedere. aiutarvi. Potete semplicemente scegliere Ubuntu e andare tranquilli, altrimenti esistono le versioni come Kubuntu, Xubuntu e Lubuntu, che non sono altro che Ubuntu, ma con un desktop environment. Facciamo che ignorare tutto questo e dopo circa 3 anni facciamo che fare un remake di questa serie di uno o due video, dipende se considerate questo video qua parte della serie, però vabbè, e cercare di prendere Linux con un approccio diverso, cercando di spiegarvelo come si deve, in modo che anche i neofiti possano decidere di approfondire meglio Linux e conoscerlo meglio. Io ovviamente non voglio dire che tutto era sbagliato perché, appunto, per iniziare abbiamo detto che Linux non è un sistema operativo e chiunque ti direbbe la stessa cosa e non c'è nessun altro modo per dirla. Linux non è un sistema operativo. E infatti, come molta gente ha mostrato, cercando su Google Linux Download, esiste ancora questo fantastico sito web con un elenco di sistemi operativi che nessuno ha mai sentito parlare e di cui una persona qualunque non capirebbe nulla. Quindi per ovviare a questo è importante iniziare a capire che cos'è Linux, perché Linux, non essendo un sistema operativo, cos'è? Linux infatti è un kernel. Detto in termini terra-terra, è il cuore pulsante, la base di qualsiasi sistema operativo, che sia esso Windows, macOS o per dire MS-DOS. Ma esattamente cosa fa un kernel? Anche questo, detto in termini terra-terra, fa interagire il software con l'hardware. Per esempio il fatto che se io muovo il mouse, per esempio, si muove il cursore sullo schermo. Ora, dire che cosa cambia su Linux da Windows e macOS ce ne sono veramente poche. Quindi diciamo che ho deciso di prendere i pro e i contro di Linux per cosa è noto e infatti che cosa cambierebbe, per esempio, il comportamento di Windows e macOS. La prima differenza che ho notato è il fatto quanto sia universalmente compatibile Linux, perché vi vorrei mostrare il quantitativo di hardware su cui gira, però prima vorrei farvi vedere quello di Windows e macOS giusto per fare un confronto. L'hardware su cui gira Windows principalmente è x86, che in genere comprende tutti i PC con CPU Intel o AMD che sono stati rilasciati a partire dagli anni 80. Successivamente abbiamo ARM perché Windows dal 2012 al 2020 era supportato su vari telefoni detti Windows Phone. Durante quel periodo è nato anche Windows on ARM, ovvero il progetto di far girare Windows su PC ARM che hanno un'architettura totalmente diversa da quella x86. Passando a macOS, il Motorola 68K, PowerPC di IBM, Intel, Apple Silicon. Allora, sulle piattaforme sulla quale gira Linux abbiamo Decalfa, Intel Atera, Blackfin, Arcona, sono troppe. Però, elencando le piattaforme principali sono x86, sia 64 bit ma anche, ma più raramente, a 32 bit, sulle CPU ARM come per esempio i single board computer come i Raspberry Pi, e infine su RISC perché di recente un progetto dal nome di Milk5 ha iniziato a emergere nel web, che appunto vende PC che montano un processore RISC 5. L'altra differenza che rende Linux, diciamo, unico rispetto a Windows e macOS è il fatto di essere uno dei più grandi progetti open source. Per open source si intende che il codice di un programma è disponibile al pubblico e che in genere può essere eventualmente riutilizzato ma principalmente anche modificato da tutti. Ovviamente ci sono licenze che possono confermare oppure limitare il riutilizzo del codice, però non andremo ad approfondire questo discorso. Ed era qui che io credevo di avervi detto tutto, ma invece non è stato così, quindi il vostro editore è qua per spiegarvi qualcosina in più. Allora, oltre al fatto che Linux è abbastanza cross-platform, perché infatti è abbastanza probabile che Linux possa girare sul vostro frigorifero smart se ce ne avete uno, e non sto scherzando. Un'altra cosa per la quale Linux è nota è il fatto che l'esperienza con la quale si può avere è abbastanza plasmabile. Qualsiasi utente può configurare Linux a suo piacimento per i suoi bisogni. Sta di fatto che ovviamente questo viene a un prezzo. Infatti è necessaria una conoscenza sufficiente appunto per poter modellare la propria esperienza. Un altro problema di Linux è la sua notorietà, dove per esempio la maggior parte del software magari
ha del suo supporto parziale oppure proprio mancante, come per esempio programmi come la suite Adobe o Office non sono proprio presenti su Linux se non tramite magheggi strani. Questo argomento ho già programmato di parlarne nei prossimi episodi, ma anche dire qualcosina in questo video. Infatti, grazie al fatto che il suo codice può essere riutilizzabile, significa appunto che ognuno può creare la propria versione di questo fantomatico kernel Linux e che ha dato appunto nascita alle cosiddette distribuzioni di Linux, le cosiddette distro. Ora la domanda sorge spontanea. Che cosa sono le distro? In pratica non sono altro che sistemi operativi che utilizzano il kernel Linux come base. Un po' come funziona su Android, dove la versione base è sempre quella, ma poi ogni produttore ha la sua versione customizzata, come per esempio la Samsung Experience, la MIUI, la EMUI, la Oxygen OS e via dicendo. Ma esattamente quante distro esistono ad oggi? Come abbiamo visto nel video di 3 anni fa, esiste una simpatica mappa che indica, si spera, tutte le distribuzioni Linux che sono esistite nel corso del tempo. E come potete vedere sono anche troppe. Quindi ora l'altra domanda che sorge spontanea è: quale distro Linux dovrei scegliere? Dato l'elevato numero appunto di distribuzioni, ho deciso di analizzare magari nel prossimo episodio il percorso che qualsiasi utente dovrebbe fare prendendola a livelli, perché in genere è così che funziona e come anche è stata la mia esperienza personale. Quindi ora, passando alla seconda parte del video, quali sono le principali distro Linux e le sue derivate? Allora, quindi al primo livello abbiamo ovviamente Linux, che è appunto la base di qualsiasi cosa che verrà dopo. Al secondo livello abbiamo le cosiddette distro indipendenti, che appunto derivano direttamente dal kernel Linux e che quindi, confrontando il funzionamento tra una e l'altra, possono cambiare in certi aspetti. Le principali distribuzioni indipendenti in questo caso sono Debian, Arch e Fedora. Iniziando da Debian, che diciamo la distro dalla quale vengono fuori le maggiori derivate, abbiamo una serie di sistemi operativi dedicati all'ambito server, ma anche Ubuntu. Diciamo che Ubuntu nel giorno d'oggi è diventato l'esempio di distro Linux da principiante, o comunque la prima distro Linux che qualsiasi utente Linux dovrebbe usare almeno una volta e per la prima volta. Da Ubuntu derivano un sacco di distro, di cui però la maggior parte che ho messo qui sono semplicemente dei cosiddetti flavors, degli spin, ovvero delle varianti di Ubuntu che vogliono offrire un'esperienza grafica diversa. Però vere e proprie derivate esistono e sono per esempio Linux Mint, KDE Neon, Zorin OS, Elementary OS e Popo OS. Passiamo poi ad Arch. Arch ha qualcosa di particolare perché è nota come una distro abbastanza complicata e che veramente si meriterebbe un video a parte. Le principali distro che derivano da Arch sono Manjaro ed Endeavour OS. Infine abbiamo Fedora. Fedora è una distro che è pensata per le workstation, per fare appunto lavori di alto livello. Infatti da esse derivano distro come Red Hat Enterprise Linux, distro che finanzia il progetto Fedora, essendo pensata ad essere una distro enterprise. Da esse appunto derivano distro come CentOS e Oracle Linux. Questo sarebbe una overview generale delle distro Linux principali. Allora, dopo questo avevo registrato un piccolo pezzo che purtroppo diciamo che tra una cosa e l'altra non mi piaceva e quindi ho dovuto scartarlo. Quindi ora sono qui giusto per dare una conclusione a questo video. Allora, esattamente dopo tutto questo, ora sorge una domanda veramente importante, ovvero perché dovrei usare Linux se tanto ho sempre usato Windows o macOS fino ad ora e non ho trovato alcun problema? Ovviamente non posso dare una risposta a questa domanda perché se funziona il tuo sistema operativo non c'è bisogno che devi cambiarlo. Però diciamo che essendo Repubblica Tech un canale di informatica, mi sembrava abbastanza importante parlare di questo argomento perché è un mondo veramente ampio e dove si scoprono un sacco di cose nuove. Ma anche perché non provare una nuova esperienza, perché è questo il pane quotidiano degli informatici. Quindi detto questo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se lo è stato mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi sugli altri profili social e noi ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.